Ciao, benvenuti su KS Lab. Oggi parliamo di DTF. Se ne parla circa da un paio d'anni, quando è arrivata prepotentemente dalla Cina. DTF è un acronimo per Direct to Film, cioè la stampa diretta su un film. È la derivazione digitale del vecchio transfer serigrafico. Si stampa con un plotter o una stampante dedicata sopra un film apposito, sopra il quale a sua volta viene applicata una colla in polvere che viene poi passata attraverso un forno oppure una termopressa e poi dopo si potrà applicare sul tessuto. E come dicevo, replica un pochino il transfer serigrafico. Come tutti i prodotti nuovi, si promette di soppiantare tutte le vecchie tecniche di stampa. E chiaramente, dal mio punto di vista, ma anche in generale, è più indicata per i tipi di tessuto o le applicazioni difficili, cioè i tessuti magari sintetici dove ci può essere della migrazione del pigmento oppure superfici difficili da ottenere dove servono dime speciali a seconda che si utilizzi serigrafia o stampa digitale. È stata lanciata come prodotto molto indicato anche per la stampa on demand, tra virgolette, parallelamente alla stampa diretta, in quanto nelle macchine che sono provviste di bobina, ma anche non solo, ma anche alimentate a foglio, si possono stampare più grafiche su un solo foglio, così ottimizzando il tempo. Inoltre, un altro vantaggio molto importante rispetto al transfer serigrafico è che non ci sono limiti di colore come una stampa digitale diretta. Che cosa serve per stampare in DTF? Beh, principalmente serve un supporto sul quale stampare, che può essere in fogli, come per esempio questo è già stampato, sono dei fogli di questo genere. Questi sono formati a 3, ma si trovano anche in formati a 4 per le stampanti ad alimentazione singola, oppure esistono delle bobine sulle quali si può fare la stampa continua. Oltre al foglio serve una colla in polvere come questa, che viene poi applicata quando l'inchiostro non è ancora gelificato del tutto, di modo che aderisca. Poi dopo può servire o una termopressa in ambito più amatoriale oppure un forno serigrafico, un forno a tunnel, nel quale far passare il transfer per far sciogliere la colla al punto giusto. Quindi se si utilizzano delle stampanti DTG che si possono utilizzare anche per fare la DTF, normalmente si utilizzano i fogli singoli in formato A3 A4 a seconda delle proprie necessità e poi la colla viene applicata di solito manualmente. Mentre invece se si utilizzano dei sistemi a linea dove c'è la stampante, l'applicatore della colla, lo shaker e il forno, ci sono delle bobine. Con che tipi di macchine si può fare la DTF? La DTF si può fare con le stampanti DTG, utilizzando gli inchiostri normali che si utilizzano per il tessuto. Ci sono dei RIP che sono stati implementati apposta per l'utilizzo per il DTF, oppure con il RIP standard, diciamo, della macchina DTG si può fare prima la stampa del colore speculare e dopo viene fatto il fondino di bianco superficialmente. Si può fare facendo due file separati oppure si può fare prima mandando un file per la stampa su bianco speculare e poi mandando in stampa solo il fondino del bianco. Le macchine dedicate alla DTF fino ad ora sono dei plotter che sono stati convertiti a questo utilizzo. Il grosso limite delle macchine per la DTF è che le soluzioni per diciamo, la gestione del bianco, il ricircolo così, non sono sviluppate direttamente dal produttore, ma sono delle soluzioni che sono state integrate nella macchina ma fatte da terzi e quindi il rischio che questi non funzionino al 100% come lo sviluppatore diretto della macchina è piuttosto elevato. Quindi il grosso vantaggio di utilizzare una stampante DTG per la stampa della DTF sono fatte apposta per utilizzare il bianco ed evitare problemi avendo un sistema di ricircolo integrato e tutta una serie di altre soluzioni tecniche.
Quindi se la macchina viene fatta funzionare molto spesso, il bianco tenderà meno a sedimentare e comunque poi il costo verrà ripartito nel lavoro, anche di manutenzione e sostituzione parti. Mentre invece se uno prevede un utilizzo magari limitato e inizia a tenerla ferma un po' di tempo, il rischio che il bianco crea problemi nella macchina è piuttosto elevato. Mentre invece diciamo che utilizzando una macchina che è sviluppata direttamente da un produttore per avere il bianco, un ricircolo, tutto un sistema fatto direttamente da chi produce la macchina, dà un'affidabilità maggiore. L'altra differenza tra le macchine sviluppate direttamente per la DTF e le stampanti DTG è il tipo di inchiostro. Le stampanti DTG hanno un inchiostro proprietario o non che però è pensato per essere utilizzato direttamente sul tessuto, mentre invece le stampanti per la DTF usano un inchiostro apposito studiato per essere utilizzato direttamente sul film, che di solito è un inchiostro per il PET. Da quello che ho visto, non possedendo una macchina direttamente per la DTF, ho notato che le stampanti DTF hanno un punto di nero e un dettaglio migliore rispetto alle stampanti DTG. Chiaramente si parla di dettagli minimi, perché se io vi faccio vedere questa che è stata fatta con la stampante, adesso questa è stata fatta con la stampante DTG, comunque ha un dettaglio molto buono. Comunque la differenza rimane minima. Quindi in conclusione, penso che la DTF sia un'ottima idea per stampare su superfici difficili come possono essere i cappellini con tutti i colori che si vogliono senza limite, oppure se si vogliono fare stampe multicolore su poliestere e altre superfici che normalmente in digitale è difficile ottenere. Chiaramente penso che però questo non soppianti tutti gli altri tipi di stampa e che comunque debba essere sviluppata per il motivo cui vi dicevo prima delle macchine, cioè se un giorno i produttori di macchine decideranno di fare una stampante dedicata con diciamo la gestione del bianco integrata come si deve, come si fa sulle macchine a DTG, ma pensata per la DTF, allora è una cosa che può aver senso. Oppure come il video precedente che ho fatto, che vi metto qua in alto il link, dove parlo di questa nuova macchina ibrida che è stata pensata per la DTF e per il DTG, che ha integrato tutto il sistema di ricircolo completo. Il ricircolo non è solo nel serbatoio, è un ricircolo completo nelle linee, nel manifold, insomma praticamente fa circolare tutto l'inchiostro da dopo la cartuccia fino a prima della testina. Quindi diciamo che con una pulizia, tenendo puliti gli ugelli, si ha il sistema che è in ordine sempre. Questo garantisce una macchina che è affidabile e dà un certo tipo di risultati. Mentre invece le macchine convertite, come possono essere la L1800 o tutti gli altri plotter EcoSolvent che sono stati integrati con il bianco DTF, che hanno un sistema di ricircolo che non so da dove a dove va e che tipo di affidabilità può avere, è un rischio, nel senso che una volta che non lo si utilizza tutti i giorni e si inizia a tenere fermo, i problemi possono aumentare e i costi possono aumentare notevolmente. Ad ora io preferirei continuare a farla utilizzando una stampante DTG dove, vi ripeto, ha tutto il sistema già pensato per quel tipo di utilizzo col bianco. Comunque se non siete d'accordo o avete qualcosa da dire, scrivetemi pure nei commenti cosa ne pensate. Grazie mille, alla prossima, ciao!